Ciao! Zaini fotografici, ne ho provati tantissimi, di tante marche e c'è sempre qualcosa che non mi soddisfa, non so se è anche la vostra esperienza. Ultimamente ne ho trovato uno che forse ha tutte le caratteristiche che servono. Primo, che abbia l'apertura laterale per poter estrarre la fotocamera, gli obiettivi mentre si è in giro senza doverlo appoggiare da qualche parte o per terra. Seconda caratteristica, che sia comodo da indossare, soprattutto l'appoggio lombare per non avere male alle spalle sulle lunghe escursioni. Terzo, che sia espandibile e quindi possa essere leggero se c'è poca attrezzatura da portare, ma possa anche portare molta roba se si fa magari un'escursione di più giorni. E quarto, possibilmente che non faccia sudare troppo la schiena quando si fanno le escursioni estive. E oggi andremo a vedere questo modello della PGY Tech, il One Pro Ultra Light 30 litri. C'è anche il modello da 20 e da 40, ma secondo me il 30 è il migliore e adesso vedremo perché e per quali caratteristiche. Preciso che questo zaino l'ho comprato, non mi è stato dato dalla PGY Tech, quindi non c'è nessuna sponsorizzazione e come sempre tutti i giudizi saranno assolutamente personali ed onesti. Andiamo a vedere le principali caratteristiche. Intanto la forma è interessante, adesso va un po' di moda avere queste tasche superiori, in particolare ci sono due grandi tasconi. Questo tascone superiore veramente molto ampio che ha anche una cerniera per chiudere e essere sicuri che non esca nulla, volume veramente importante. Davanti c'è un'altra tasca anche ampia, amplissima devo dire, qua ci può stare addirittura forse una piccola tenda da campeggio con delle tasche. Lateralmente abbiamo questi lacci che consentono di infilare ad esempio un treppiede, ecco qua ho messo un treppiede sul lato, o per esempio i bastoncini da trekking, con l'apertura laterale, eccola qua, che ci consente di andare a prendere le nostre fotocamere, con una serie anche di altri laccetti e agganci che ci possono servire per attaccare parecchia altra roba. In alto c'è un'ulteriore tasca, poi vedremo nel dettaglio tutte le tasche. Nella parte bassa è nascosto dentro una tasca la copertura antipioggia che può essere estratta, anche se tutto lo zaino è fatto in nylon impermeabile, quindi diciamo che per la pioggia leggera non c'è bisogno. È chiaro che se andate sotto i monsoni dell'India magari serve anche questa copertura. E poi ci sono un paio di anelli su ogni lato con dei laccetti che vengono forniti, con cui si può attaccare ulteriore roba qua sotto, che può essere appunto una tenda, una coperta, un treppiede più grande, quindi veramente ci sono tantissime possibilità. Molto interessante sul retro come è fatta la struttura. Questa è una struttura metallica, pensate che qua dentro c'è una parte metallica che rende tutto lo zaino rigido e quindi non si affloscia, un tipico problema di tanti zaini per cui si mette magari materiale pesante, si afflosciano, cambiano dimensioni, in questo modo rimane rigido, si appoggia bene sulla schiena e in particolare c'è questa retina di sospensione che distanzia lo zaino dalla parte bassa della schiena e con questo c'è veramente un ottimo effetto di traspirazione d'estate per evitare di sudare. La parte più utile però per la comodità è questa parte bassa in cui c'è questa zona molto morbida che si appoggia sulla parte lombare e consente di avere veramente un'ottima portabilità. Ci sono poi le cinture per chiuderla ai fianchi, serrarla ai fianchi e ovviamente anche la parte di chiusura qua frontale, lo vedremo dopo. C'è questo colore interessante sul violetto e c'è anche il colore classico nero, in questo caso ho preferito questo colore che è un po' diciamo originale. E adesso andiamo a vedere nell'interno come è fatto con le varie parti, con le varie tasche e con la struttura interna. Guardiamo quindi nel dettaglio le varie componenti dello zaino. Partiamo dal basso, qui c'è l'appoggio per la schiena che dicevamo molto comodo. Qui la parte laterale per la cintura che sta ai fianchi, molto rigida, vi abbiamo detto che la struttura è addirittura in metallo, volendo qui si può anche sfilare la parte della cintura dalle due parti e toglierla, anche se io consiglio soprattutto per non appesantire le spalle di tenerla, però è un'opzione interessante volendo per alleggerire lo zaino. La parte sopraelevata che distanzia per evitare il sudore della schiena con questa interessante retina.
e andiamo ad aprire la parte interna. Ecco, intanto vediamo che ci sono queste cerniera tutto intorno. Tutto lo zaino utilizza le cerniera YKK, che è un'azienda famosissima al mondo che produce zip, cerniere lampo di qualità. In particolare queste sono fatte rovesciate, praticamente vedete che qua la chiusura non dico ermetica ma quasi, ed è fatta apposta questo tipo di montatura per evitare che entri polvere o acqua. La YKK, come curiosità, è un'azienda fondata in Giappone nel 1934. La Y sta per Yoshida, che è il nome del fondatore. Quindi andiamo ad aprire il nostro dorso e vediamo che dentro, ecco qua, ci sono i vari scompartimenti. Qui ho impostato i vari scompartimenti in una modalità, ma ovviamente si può combinare in varie modalità. Vedete che qua ho messo ad esempio una fotocamera, una full frame con un 24-105 della Sony, una 7. Qui c'è un focale fisso, un 55 mm, un E8, un flash. Qui ho messo un microfono della Mic tedesco stereo che si può attaccare sulla slitta. Abbiamo qua, c'è un altro, i microfoni portatili. Qua ho un tele, un 70-350, e poi c'è questa parte alta in cui ad esempio ho messo i dispositivi per pulire le lenti, il sensore. Andiamo a vedere poi lateralmente abbiamo la nostra tasca. Anche qua vedete le zip YKK con questa particolare rifinitura. Sopra c'è del poliuretano che serve appunto a chiudere e rendere impermeabili le cerniere, e qui riusciamo ad accedere all'interno. Con questa disposizione che ho fatto si riesce ad accedere alla fotocamera, un altro obiettivo, poi magari sotto anche un secondo obiettivo, e qua si può accedere anche a questo scomparto. C'è questa tasca interessante perché qua possiamo andare a mettere per esempio il nostro checker per il bilanciamento dei colori, pulizia delle lenti. Ci sono delle tasche per inserire le pile, e qui è interessante che c'è questo selettore rosso-verde per cui possiamo indicare se la nostra batteria di riserva è carica o meno. Qui ho messo un tracciatore per lo stabilizzatore della DJI, e ci può stare sicuramente tanta altra roba in questa tasca. Le zip, le cerniere, vedete che hanno questa asola che è un meccanismo diciamo antifurto, nel senso che quando vengono chiuse si possono andare a far passare all'interno di questa asola, e vedete che tirandole in questo modo diventa difficile qualcuno che magari ci sta seguendo dallo zaino andare ad aprire, perché deve fare la manovra al contrario per andarci a aprire la tasca, quindi un po' scomodo. Abbiamo poi questi ganci laterali che appunto possono essere con questi elastici utilizzati per montare un treppiede, la tasca elastica per mettere un altro dispositivo, oppure la classica borraccia per bere. Anche le cerniere dell'apertura posteriore hanno questo occhiello che può essere usato ad esempio per combinare i due occhielli. Andiamo a chiudere completamente lo zaino, ecco che li possiamo avvicinare. Qua ad esempio possiamo chiuderli con un lucchetto. Qui sotto abbiamo visto che c'è la tasca per la copertura impermeabile e questi ganci per appunto attaccare qualche altro dispositivo, ad esempio un treppiede sotto. Vediamo che gli spallacci possono essere regolati, si può smontare, sono attaccati col velcro, e avere varie posizioni in modo da regolarli in base all'altezza del corpo. E ora andiamo a vedere le tasche. Abbiamo qua una piccola tasca dove comunque ci sta abbastanza materiale, ad esempio un filtro polarizzatore, un tappo, degli adattatori, insomma ci sta parecchia roba, fazzoletti, insomma quello che si vuole. Abbiamo poi i tasconi grandi. Qui abbiamo il primo tascone che è chiuso anche da una zip, ci può stare ad esempio uno stabilizzatore, questo è il DJI RS4 Mini, ci può stare molta roba, anche ad esempio un prolungamento del braccio per il nostro stabilizzatore,
veramente estremamente capiente. E poi abbiamo davanti un'altra tasca, questa tasca qua, che si chiude con anche una chiusura magnetica, veramente amplissima. Qua dentro ci sta di tutto, e qui dentro ci sono anche due ulteriori tasche elastiche in cui si può mettere altro materiale, di nuovo filtri, cavetti ad esempio, ulteriori batterie, oppure si può utilizzare per ad esempio mettere dei vestiti, una maglia, un maglione, qualche cosa che è utile per andare a fare le nostre escursioni. Negli spallacci ci sono queste interessanti fibbie, diciamo, che possono essere utilizzate per agganciare per esempio le prese per portare la macchina fotografica attaccata allo spallaccio, piuttosto che altri dispositivi. Nella parte posteriore abbiamo anche la nostra tasca per inserire un laptop, un PC. Qui nel modello 30 litri si riesce ad inserire anche un PC con schermo da 16 pollici, ad esempio un MacBook Pro 16 pollici, o anche un Dell XPS sempre da 16 pollici, quindi piuttosto capiente. Eccolo qua, vediamo un po' come si mette alle spalle. Comodo perché c'è questa parte inferiore che sporge, che appoggia bene sulla zona lombare, poi qui, come abbiamo visto, c'è uno spazio per la schiena che consente di farla respirare. Abbiamo poi la cintura ai fianchi, importantissima per renderla stabile e per di nuovo tenerlo appoggiato ai fianchi. E qua davanti abbiamo le chiusure sul petto con un meccanismo a scatto che è regolabile in altezza. Qui c'è la tasca per metterci un cellulare non troppo grosso. Qua si possono anche agganciare le prese, per esempio della stessa marca, per attaccare la fotocamera, e vedete che non è particolarmente spesso, si distribuisce bene in altezza e questo aiuta ad avere un buon bilanciamento. Sto camminando, voglio prendere la mia fotocamera, la manovra è questa, giro, ecco che apro la cerniera, ho accesso molto largo a una macchina foto o anche a qualche obiettivo, e quindi posso poi richiudere, rimettere, chiaramente poi posso chiudere i vari lacci. Ed eccoci alle conclusioni. Devo dire che questo zaino OnePro Ultra Light 30 litri l'ho trovato veramente ottimo, comodissimo da portare, questo è veramente importante per le escursioni lunghe, molto flessibile con apertura laterale, tante tasche, estremamente spandibile con questi due tasconi superiori, può essere anche utilizzato per lunghe escursioni o per portare molto materiale, leggero, pesa 1,45 kg senza gli scomparti interni e senza la cintura. Con tutti gli scomparti interni e la cintura arriva poco sopra i 2 kg, tutto impermeabile, oltre alla, diciamo, mantellina aggiuntiva, con tante regolazioni, veramente ottimale. E perfetto, beh, devo dire, se devo trovare qualche piccolo difetto, cerniera laterale che apre la tasca qualche volta non è fluidissima, qualche volta ecco bisogna un po' tirarla, e poi manca nella parte posteriore una fibbia, una cinghia per infilarlo sopra un trolley, e poi non è proprio economicissimo, diciamo lo si trova intorno ai 200 euro, tutta qualità che assolutamente vale, devo dire. All'inizio dicevo che ci sono altri due modelli, quello da 20 litri e quello da 40, io consiglio quello da 30 che è l'intermedio, in quanto quello da 20 pesa solo, diciamo, un netto in meno e ha parecchie funzionalità in meno. Non ha il dorso che è separato per la ventilazione della schiena, non ha lo stesso appoggio per la parte lombare, non ha la copertura impermeabile, non ha la regolazione degli spallacci. Il PC interno porta fino a un 15 pollici, non il 16 pollici, e non ha la cintura laterale, che è importante per un buon sostentamento. Quindi direi che non avrei dubbi nel scegliere il 30 litri. Il 40 litri ovviamente è ancora più grande,
ma devo dire che le potenzialità di espansione con questi tasconi sono già amplissime. Spero che questa recensione vi sia stata utile per chi è interessato a fare trekking fotografico. Se sì, vi ringrazio se vi sottoscrivete al canale, mettete un like e alla prossima. Ciao!